Buongiorno a tutti amici, benvenuti su un nuovo video. Oggi ho preparato un tag insolito che ho trovato sul canale di Matteo Fumagalli. Oggi parliamo di libri che non ci sono piaciuti, poi sono curiosa di sentire i vostri. Taggo un po' di canali se volete rifarlo e vi lascio qui sotto le tracce come sempre. Bene, cominciamo. Numero 1. Una saga o un libro molto popolare che a te non sono piaciuti. Io non leggo molte saghe, in generale li leggo singoli, comunque direi Q di Luther Blissett, che è un'intrigata storia medievale dove fra spionaggio, intrecci, inquisizione viene ripercorsa la storia europea dell'epoca. È scritto da un collettivo di autori per un esperimento letterario, vedo che ha ottime recensioni, ma io l'ho trovato pesante e noioso. Numero 2. Un libro o una saga che tutti sembrano odiare ma tu ami. Qui vi segnalo i libri di Ian Pierce, che sono questi, come il Comitato Tiziano, il caso Raffaello, questo, questo, La Quarta Verità, questo è anche un bel librone, come potete vedere. Non perché tutti li odiano, ma penso che siano poco conosciuti e invece io li trovo molto belli. Sono dei thriller ambientati nel mondo dell'arte. Se non conoscete l'autore vi invito a provarlo. Numero 3, un triangolo amoroso in cui il protagonista ha scelto la persona che tu non volevi scegliesse. Non lo so perché gli intrecci amorosi non sono il mio genere, non mi viene in mente nessun libro. Numero 4, un genere popolare che raramente leggi. Il fantasy, a parte rarissimi casi, è un genere che non mi attira, mentre so che moltissimi lo amano. Numero 5, un personaggio famoso o amato che tu non ami. In generale, ad esempio, nelle storie epoche familiari, nei romanzi storici, eccetera, c'è sempre la contrapposizione tra il bene e il male, il buono e il cattivo. Io, contrariamente alla maggioranza, tendo a non tifare per i buoni, perché li trovo fasulli, magari egocentrici e narcisisti e non sono personaggi realistici. Il cattivo tante volte è solo uno che cerca di difendersi o magari non è compreso dagli altri. A me piacciono di più queste personalità da approfondire perché sono più intriganti. Numero 6. Un autore popolare al quale non riesci a approcciarti. Direi Michela Murgia. Mi dispiace per quello che le è successo naturalmente perché è mancata, ma penso che come mentalità siamo lontani chilometri. È un'autrice che probabilmente non leggerò mai. Numero 7, un argomento popolare che ti sei stancato di vedere. Anche qui direi le femministe. Lo so che il femminismo aveva le sue ragioni di esistere all'inizio, ma adesso mi pare che stiano esagerando e poi ci mettono il femminismo ovunque, anche dove non c'entra. Inoltre pare che, secondo le più estremiste, le donne non abbiano nessuna colpa, le colpe sono sempre degli altri, invece non è così. Non è che gli uomini siano tutti dei mostri e le donne tutte brave, ci sono buoni e cattivi da entrambe le parti. Qui però dovrei fare un video apposta, altrimenti viene troppo lungo il discorso. Numero 8. Una saga popolare che non hai alcun interesse a leggere. Qui mi è venuto in mente Il Signore degli Anelli. L'ho visto al cinema e mi è anche piaciuto, ma lo trovo lungo e tutti i particolari su quei mondi fantastici non credo che facciano per me. Sono sicura che sono libri scritti benissimo, ho sentito diversi appassionati, ma non incontrano i miei gusti. Numero 9, un libro al quale hai preferito il film che ne è stato tratto? Qui mi devo ripetere, l'avevo già detto, i film tratti da libri ne ho già citati tanti, ma Il Padrino di Puzo, questo, è una storia molto fisica, visiva, d'impatto, si deve vedere, rende molto meglio al cinema che anche se il libro è scritto benissimo, non è una critica al libro, è solo che è un film che bisogna vedere. Bene amici, per oggi abbiamo già finito, è stata una cosa abbastanza breve. Sono curiosa di sentire i vostri libri, vi ringrazio per la visione, al prossimo video, a presto. Ciao.